Ciao a tutti ragazzi, ho fatto qualche giro nella nuova prova a tempo con la Dodge Viper GTS 2013 sul circuito di Blue Moon Bay. Bellissimo circuito e molto contento che sia una stradale l'auto per la prova. Se mi seguite sapete benissimo che adoro le stradali. Il problema è che l'assetto di quest'auto è completamente sbagliato, è pessimo. Purtroppo già di suo la Dodge Viper è una macchina ostica da guidare perché ha tanta potenza e trazione posteriore e anche abbastanza pesantina. Qui con questo bilanciamento delle prestazioni non c'è ingresso curva. L'auto tende al sottosterzo, ma è proprio lentissima in ingresso curva. Dobbiamo cercare di buttarla dentro col freno, ma possiamo usare solo il freno sulla staccata, perché se usiamo il freno nella percorrenza curva l'auto tende al sottosterzo. Se non stiamo attenti con l'acceleratore, ovviamente con la potenza e le gomme sport medie sarebbero state meglio magari delle sport morbide, con le gomme equipaggiate comunque l'auto ovviamente tende al sovrasterzo di potenza. Quindi bisogna fare molta attenzione, è un'auto dove dobbiamo dosare al millimetro sia il freno che l'acceleratore. Non è facile rientrare nell'oro, ho fatto 15-16 giri e ci sono dentro, credo che essendo passati già un paio di giorni da quando è uscita la prova non abbassino più di tanto e comunque ci rimango dentro. Ho un altro mezzo secondo, forse anche più nel cassetto, ma non mi piace da guidare, non mi piace per niente. Non mi piace perché è un'auto imprevedibile, è morbidissima, sospensioni morbidissime. Non è veramente questo bilanciamento delle prestazioni non è fatto veramente bene su quest'auto, quindi spero che rimangano nell'oro perché non voglio scenderci più in pista. Comunque, se voi volete fare l'oro, vi aiuto a farlo con questo giro veloce. Come sapete, faccio pochi giri, quindi non è difficile fare quello che faccio io. Vi dico dove stare attenti più che altro, oltre a tutto quello che già vi ho detto. Innanzitutto le curve vanno tutte anticipate, ma anticipate tantissimo perché, ripeto, non c'è ingresso curva con quest'auto. Quindi dovete fare tutto prima. Quando pensate che dovete girare è tardi, dovete girare almeno 10-15 metri prima. Ci prendete poi la mano con 2-3 giri. La curva 1, la staccata importantissima, una staccata dove arrivate velocissimi, passate il cartello dei 200 metri, subito dopo c'è un poster grande e bianco, alla fine del poster giù tutto il freno fino ad arrivare alla terza, non abbiate fretta di cercare il cordolo interno della curva 1, fatela passare quasi tutta, quando vedete il cordolo andate a prenderlo, lì tantissima prudenza con l'acceleratore perché praticamente andate a rimettervi su parte della curva parabolica, quindi c'è un netto scalino. Se riuscite a salirci con le due ruote di destra contemporaneamente nessun problema. Se siete, come quasi capita sempre, leggermente scomposti rispetto a quello scalino, l'auto ovviamente tende al sovrasterzo o comunque alla perdita di controllo, quindi dosate bene l'acceleratore. L'altro punto importante è la doppia curva sinistra-sinistra. Arrivate di seconda, entrate sulla curva, non accelerate perché dovete girare subito, quindi scalate addirittura in prima e attenzione anche lì, mettete subito la seconda. Non rimanete troppo bassi con le marce perché ovviamente la potenza è tanta, il grip non è tantissimo e quindi andate a fare il sovrasterzo. Nell'ultima curva che metterà poi sulla parabolica successivamente sul rettilineo, tagliate tutto il cordolo. Qui i cordoli dovete mangiarli, dovete tagliarli più che potete arrivando a filo con le barriere. Quindi anche qui all'ultima curva cercate di staccare e trovate il tempo per entrare in questa ultima curva a sinistra per poter tagliare il più possibile e dare velocità il prima possibile. Occhio sulla parabolica, dosate l'acceleratore, attenzione sia in terza che in quarta perché mentre siete in percorrenza di questa parabolica con tutto il gas schiacciato l'auto può tendere al sovrasterzo di potenza, quindi mi raccomando, attenzione anche lì, non vi rilassate quando pensate che ormai il giro è finito.
Spero di essere riuscito ad aiutarvi a guadagnare questi 2 milioni di crediti. Come sempre vi ringrazio di avermi seguito, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Tutti i miei iscritti hanno diritto ad uno sconto del 20% presso la Cockpit Tech Solution, azienda tutta italiana che produce anche su misura postazioni di guida e sedili. Approfittate ragazzi, al prossimo video.